Buongiorno a tutti, buon giovedì e buon appetito per chi sta pranzando. Spero che state tutti bene, spero che siate in salute, spero che queste costrizioni che state subendo stiano dando a voi più consapevolezza, perché alla fine è questo che si deve fare. Bisogna anche ringraziare questo che sta avvenendo, per quanto negativo, perché forse ha indicato finalmente che cos'è veramente la libertà, che cosa significa quando la libertà manca, che cosa significa quando c'è un gruppo di persone che vogliono schiavizzare un popolo, in questo caso voi. Purtroppo è palese, è visibile da tutti come ci sono delle persone che hanno solo un nome e una nascita italiana, ma che si vede, si nota a livello occulto, sono anime incarnate da altri posti, o del nord Europa, o dei deserti, o di altri posti, che in corpo umano italico stanno soggiogando le persone. C'è chi ha la faccia da comico, c'è chi fa finta di essere truce, tranne uscire fuori dalla battaglia e dalla tenzone quando veramente si dovrebbe fare. C'è chi fa finta di lottare per l'Italia, mentre invece non fa altro che stare attento ai propri beni, che siano televisioni o altri. Queste sono tutte anime di altri popoli. Ricordiamoci una cosa. Omero fu molto chiaro. Quando gli Achei pensavano che la guerra fosse persa, ci fu Ulisse, l'astuto, che indicò come poter vincere e penetrare nella città inespugnabile, l'Italia di qualche anno fa. Allora costruirono un cavallo, per quanto Cassandra sulla spiaggia urlasse di non portarlo tra le mura, venne portato nelle mura. Queste sono anime che si incarnano in corpi del paese da conquistare. Ben lo sapevano i romani, ben lo sapevano i grandi costruttori di piramidi o coloro che conoscono a fondo la sapienza umana occulta. Quando un popolo, un altro popolo vuol conquistare, allora se l'altro popolo è molto forte ed ha un'anima molto potente ed antica, l'unico modo è quello di infiltrarsi, di nascondersi e di nascere o fare innamorare le donne di quel popolo. In questa maniera è possibile entrare nell'anima più profonda del popolo da conquistare, quindi tramite l'amore, tramite la furbizia e tramite il fare incarnare proprie anime della propria progenie direttamente nel popolo. Le si vedono queste anime diverse perché non fanno mai gli interessi del popolo di cui fanno parte, anzi ne sembrano traditori. Gli antichi romani stesso ed altri popoli molto saggi antichi, specie gli Spartani, mettevano a morte questi esseri, anche se erano bambini, e mostravano qualcosa di diverso che fosse dalla progenie, riconoscendo con occhi occulti che oggi si sono persi quello che a noi è invisibile, ossia qualcosa che è un'inseminazione di un popolo tramite l'arte che vi ho detto. Ora,
È facile spargere gli occhi in giro per vedere quello che sta accadendo. Io oggi ho voluto rendervi partecipi di alcuni scritti di un iniziato della scienza ammonia, un iniziato dell'ordine ammonio antico, che scrisse per quanto riguarda, e che ha scritto per quanto riguarda quello che dovrebbe e deve e avverrà. Ora, io ho intitolato questa mia, questo mio parlare con voi il risveglio, ma non intendo un risveglio economico, non intendo un risveglio di qualsiasi altro genere, intendo il risveglio interiore nell'anima italica di cui voi fate parte. Purtroppo vedo in giro, specialmente queste anime infiltrate che tifano per tutto ciò che è contro a ciò che noi siamo, che siamo stati e che siamo in tutto il mondo, perché tutto il mondo invidia questa piccola Italia, ombelico del mondo centrale, con 70% della cultura e l'arte di tutto il pianeta. Bene, si sa che quando c'è qualcuno che, senza dirlo per parole, ma mostrandolo, ha delle qualità che possono dare fastidio perché sono molto potenti, l'unica cosa da fare è distruggerlo. Bene, io non voglio parlare di politica perché la politica è soltanto un succedaneo falso di ciò che avviene dietro le quinte. Guarda caso c'è una tenda qui e che copre una visuale, è proprio di quello che sta dietro questa tenda che io parlo. Io voglio parlarvi del risveglio interiore, del risveglio al vostro orgoglio, dell'essere assolutamente stanchi di essere manipolati, di essere completamente bloccati, di essere completamente presi in giro, di essere baloccati, poiché qui non si parla di qualcosa di politico, ma di una guerra occulta molto potente. Ora è semplice e facile vedere come la cultura classica nostra sia dispersa, come la conoscenza stessa nostra sia dispersa a favore di conoscenze che vengono dal nord o dal sud o dal sud-est o dall'ovest, ma mai dal nostro potere centrale, che è dentro di noi e che è assolutamente apparso in tutto ciò che noi abbiamo scritto, che abbiamo creato e che abbiamo fatto. Leggete attentamente gli scritti che sono stati dati, perché, come detto, lì si parla di quello che accadrà. Viene dispiegato in una maniera profetica e quindi per metrica e quindi per poesia ciò che non può essere detto per altro verso, poiché quando c'è un profetare è sempre un profetare in versi, la prosa è qualcos'altro. Andate a fondo e capirete gli eventi, andate a vedere direttamente i nomi come sono stati posti, perché se andate ad osservarli bene capirete di cosa questo personaggio sta parlando. Bene, sappiate che per quanto riguarda l'Italia, e solo per quanto riguarda l'Italia, si è risvegliato qualcosa di particolare già tempo fa, che è un'antica forza che ha caratterizzato di solito e da sempre l'antico popolo italico. Il popolo italico che da sempre è stato preda di desideri altrui per la sua ricchezza e per tutto ciò che è. Il risveglio del popolo italico, di ciò che è l'anima antica italica, è qualcosa di iniziatico. Quindi se si vuole veramente giungere a tornare a comandare sulle proprie vite, bisogna svegliarsi dentro. Bisogna osservare bene il sogno in cui vi hanno immersi e gli incubi che vi stanno facendo fare. Hanno direttamente trasformato gli esseri umani in maiali,
gli danno solamente da mangiare, da vestire e da passare il tempo con qualsiasi sciocchezza possa essere. Tutti sono d'accordo direttamente a farvi piegare la testa e, basandosi sulla cosa che più ci tengono gli esseri umani, come è giusto che sia, la vita, vi stanno piegando nell'anima e nella mente. Il cuore trema perché è normale che si ha paura che i propri figli, i propri cari, le mogli, i mariti, i genitori possano averne un danno e quindi morirne di questo che viene detto e propagandato. Ma quello che vorrei dire è che se c'è e ci fosse se ci dovesse essere un risveglio delle coscienze dentro di voi, voi avreste la visione che tutto questo non è possibile che accada. Dovete svegliarvi, dovete smetterla di farvi conquistare, dovete guardare in casa nostra, dovete guardare la nostra cultura, dovete osservare perché qui c'è veramente una battaglia di razza. Ricordatevi che c'è gente che piange per esseri che vengono da fuori, ma per voi non piangerà, perché c'è stato dato ed è stato fatto tutto ciò che deve essere fatto per potervi allontanare. Io vi parlo da ciò che vedo, da ciò che ho visto, quindi mi raccomando, dovete cominciare a guardarvi dentro, a guardare il vostro cuore, dovete cominciare a sentirvi orgogliosi di chi siete, del popolo che rappresentate e della lingua che voi parlate, della vostra cultura. Smettetela di abbeverarvi solo di libri inutili, specialmente i libri paurosi dei deserti o di finto amore. Smettetela di andare a vedere e di essere affascinati da situazioni nordiche molto particolari. Osservate chi siete, la vostra anima. Qui si sta veramente combattendo qualcosa di molto, molto, molto potente e pericoloso. C'è chi si è risvegliato, c'è chi ha la capacità di poter agire in questo contesto in maniera silenziosa. Questa viene chiamata saggezza serpentina negli ambienti veri, iniziatici. In questi ambienti si sa benissimo che per cambiare le cose all'esterno si deve agire dall'interno senza far sapere che si sta agendo. Anzi, ci si deve nascondere completamente, ci si deve allontanare e si deve dare l'idea di essere assolutamente uno sciocco. È un po' come in Cina si racconta quando Confucio incontrò Lao Tse. Confucio, uomo politico, uomo di potere, uomo pieno di potenza, e Lao Tse, un ometto, un vecchietto furbo e silenzioso, che però aveva il potere di muovere i fili all'interno. Bisogna cominciare a svegliarsi. Se voi vi risvegliate dentro di voi al senso di onore che dovete avere, al senso di non essere piegati, qua non stiamo parlando di essere violenti, stiamo parlando di risvegliarvi, di avere in voi stessi, di risvegliare la vecchia anima. Se siete nati italiani, siete italici, non sareste nati qua. Coloro che non percepiranno questo messaggio fanno parte delle anime che sono state infiltrate per potervi dominare dall'interno. Li vediamo al governo, li vediamo in tutte le cosiddette pseudo forze politiche. Vi ricordo una cosa, non esiste attualmente una forza politica che appare all'esterno che possa fare i vostri interessi. C'è una forza politica all'interno ancora non manifestata, ma come verrà, come è stato mostrato in quegli scritti precedenti, verrà presto manifestata, perché è figlia di desiderio, figlia di dolore e figlia di risveglio. Il primo mezzo per risvegliarvi è andare ad appoggiarvi nel cuore
è proprio immaginare di essere appoggiati sul cuore, di essere poggiati. È per questo che domani sarà fatto un mini seminario per liberare le catene del cuore, per cominciare a farlo, perché in questa maniera voi potete andare ad osservare e vedere che cosa siete. Non è possibile trasformarsi diversamente, si è sempre sotto l'incantesimo assoluto, come di un mago nero astuto che fa vedere di essere invece qualcosa di meraviglioso. Attenzione, perché si sta per subire la sorte dei topolini con il pifferaio magico. Questo è molto importante. Quello che io sto richiamando è dentro di voi. Sto facendo appello alla vostra anima antica, da mia anima antica alla vostra anima antica. Risvegliatevi, muovetevi, raccogliamoci tutti insieme. Siamo sempre insieme, riuniamoci, cominciamo a capire che il risveglio e la riscossa viene dal risveglio dei cuori. Non dovete abbattervi, non dovete assolutamente aver paura, è quello che viene assolutamente da loro desiderato, ve lo posso garantire, perché onestamente, anche per quanto riguarda ciò che sta accadendo, non fatevi suggestionare, perché molti di coloro che hanno subito quello che sta accadendo, non faccio nomi, non dico nulla di questo perché bloccano, tentati di capirmi, molti di coloro che hanno subito tutto questo hanno subito precedenti loro problemi e che tutto questo di oggi, tutte le malattie di oggi e tutto quello che vi si stanno prospettando come altre malattie sono solo per potervi inoculare dall'interno. Ma se voi vi risvegliate, se voi cominciate ad appoggiarvi al vostro cuore, risentirete la vecchia anima, perché l'anima risiede nel cuore e quindi si espande direttamente nel sangue. Ricordatevi che quando il seme di vostro padre e il seme di vostra madre si sono incontrati per la prima volta, ecco che lì la prima cosa che si è messa a muovere è stato il cuore. E si vede il cuore battere e il sangue cominciare a scorrere, l'anima cominciare a muoversi e quindi lì, in quell'istante, il sangue si trasmette con il sangue, l'anima discende al terzo mese e quindi lì comincia assolutamente l'avventura, che può essere o di sogno o di incubo. Noi siamo in un posto meraviglioso. Io penso che sia, se non il più bello, uno dei più bei posti della terra. È qualcosa di straordinario, completo di qualsiasi cosa. C'è tutto quello che una persona può desiderare, si può vivere benissimo, si può avere, pensate che siamo tra le nazioni più fortunate, forse la più fortunata ad avere perfettamente anche le 4 stagioni che davano l'equilibrio all'essere umano e ai 4 temperamenti, e stanno facendo in modo con scie chimiche e tutto di rovinare anche questo. Ma tutto perché? Perché gli esseri umani sono soggiogati, guardano più e si interessano più di un Ronaldo, dell'Inter, della Roma o delle Olimpiadi o di questo che della loro vita, dei loro figli. Uno dice, ma come, mi sto interessando di mio figlio, lo mando a scuola, e questo è il danno. È proprio quella scuola che attualmente è stata creata e che viene disegnata e ridisegnata nelle cose da inoculare ai vostri figli come vaccini contro la verità. Sì, perché gli insegnamenti che sono dati sono vaccini contro la verità. Ecco la difficoltà poi di andare a vedere. Invece di fare un buon lavoro, fanno un cattivo lavoro, ed è la stessa cosa che tenteranno di fare con altre tipologie di vaccini. Attenzione, non vi fate conquistare da sorrisi facili, non vi fate conquistare dalla falsa bontà, guardatevi dentro il cuore e se state nel cuore capirete il cuore di chi vi sta davanti, perché l'anima non può mentire, nella testa c'è la mente, ossia la grande mentitrice, colei che vi tiene schiavi, ma nel cuore c'è l'anima e quella non è possibile che vi possa mentire.
Svegliatevi, cominciate a riguardarvi, appoggiatevi al vostro cuore e quando tornano a casa i vostri figli, cominciate a dargli delle nozioni che sono un po' diverse da quelle della scuola. Parlategli dell'anima, parlategli della grande potenza dell'immaginazione, parlategli della grande forza della volontà che può veramente muovere le montagne. Non fategli solamente leggere libri stranieri che possono essere Bibbie o Vangeli o Ledda o altri libri, parlategli di quello che è la tradizione direttamente del sangue vostro, perché lì è molto importante. Lasciate perdere la scusa di europeismo che non è possibile fare, perché non è possibile crearlo, se non sotto qualche dittatura, che non è assolutamente quello che si voleva quando si pensava in maniera positiva da parte dei popoli di aderire a quello che è stato questa distruzione del popolo e di sovranità. Dovete cominciare a riprendere la vostra sovranità, dovete cominciare a rivedere voi stessi, tornate dentro voi stessi, non dovete farvi abbagliare dalla possibilità di viaggiare nei vari paesi liberamente, ci viaggiate liberamente, se non è possibile ci viaggiate con i passaporti, ma questo già non lo vogliono più fare. Mi raccomando, svegliatevi, risvegliate chi vi è vicino, svegliateli, scuoteteli, parlategli di questa cosa, parlategli della meraviglia del nostro paese, delle nostre tradizioni, della nostra cucina, dei nostri scritti, di quello che si è. Ricordatevi questo, che tutto questo soffrire del popolo italico, come ho scritto nella prima di questi, trascritto nella prima di questi testi che ho messo, perché li ho copiati, come è scritto lì, i corruschi guerrieri si sono risvegliati, cioè una forza molto antica che si manifestò tanti millenni fa e che si è rimanifestata anche poco tempo fa, si è risvegliata sotto il problema. Certo che ancora ci saranno dei problemi, è normale che tutto questo avverrà sotto una lente di fuoco abbastanza potente, ma se non ci si muove ora non accadrà facilmente. Ricordate che c'è chi nel silenzio e con saggezza serpentina dà la capacità d'azione. Ricordatevi sempre che quando vedete una persona o delle persone che sembrano i più buoni di questo mondo, lo sono, ma magari hanno dei poteri particolari, che hanno la capacità di cambiare le menti degli uomini e di dirigerli, i cuori degli uomini e di dirigerli nel silenzio e tramite sacre conoscenze, come è descritta nell'ultima delle descrizioni profetiche date del vecchio mago, che hanno la capacità di poter mettere in gioco i destini e quindi rivoltare il gioco di scacchi che attualmente si sta facendo. Chiedetevi perché questo attacco all'Italia. Osservate le altre nazioni, non c'è questo attacco, l'unico attacco è all'Italia. Notate, le altre nazioni non hanno e non subiscono questo. È notizia di oggi che colui che è stato messo direttamente a dover rifondare l'economia italiana, la prima cosa che farà vorrà togliere tutti i vostri contanti. Quindi cominceremo tranquillamente ad accettare questa cosa o potremo riuscire a dire no anche a questo, perché in questa maniera c'è la massima schiavitù, perché in questa maniera non potete né vendere né comprare senza che possa essere visto. Voi sarete completamente nudi e sotto il potere assoluto di altre persone, che con la scusa o di virus o di altro stanno piegando la vostra vita. Dovete svegliarvi, perché altrimenti ve ne pentirete. Attenzione, perché io sto dicendo questo da
4 anni quasi, andate a vedere quello che ho detto 3 anni, 4 anni fa. Lo so, ci sono questi scritti profetici, ma sono cose che devono essere portate a termine purtroppo con un sudore e purtroppo con sangue. Persone passeranno, persone verranno, le persone che vedrete, che state vedendo attualmente finiranno, altri sorgeranno e andranno a muovere altri fili, ma sappiate che in mezzo a questi esseri ci saranno altri esseri nascosti, mai visibili, come è descritto anche lì, o non credibili, perché in questa maniera è possibile agire. Solo in questa maniera è possibile agire contro coloro che sono così potenti, chiamati nuovo ordine mondiale o elite, quando assolutamente si è nascosti e sconosciuti, quando non si è addirittura credibili. E chi ha detto che esseri siffatti non abbiano creato nella prima parte della loro vita delle situazioni e delle azioni affinché possano essere non creduti o possano essere presi alla leggera o possano essere dileggiati ed altro, proprio per questo motivo. Perché in questa maniera si può agire, non è possibile agire con le loro stesse armi, non è possibile agire con ciò che hanno, perché hanno tutto. Allora, ricordiamoci questo, ricordatevi questo, come è descritto anche lì, solo quando non si è assolutamente creduti, quando si è dileggiati, quando si è sputati, quando si è derisi, quando si è allontanati, quando ci scuotono la testa dietro, lì abbiamo l'essere o gli esseri più pericolosi per i poteri che sembrano forti ma non lo sono. Ricordatevi che tutto quello che c'è stato non sarà, ricordatevi che tutto quello che era fondato sull'economia non sarà, ricordatevi che il centro di questo attacco centrale, scusate il doppio termine, è l'Italia. Chiedetevi perché, chiedetevelo ancora, capitelo ancora, perché questa è la cosa più importante che voi dovete comprendere. Dovete capirlo, dovete andare dentro, dovete svegliarvi, riposate nel vostro cuore, scendete nel cuore, inspirate profondamente, scendete nel cuore e invocate il vostro nome, il vostro genio interiore, l'intelligenza occulta, addormentata che è dentro di voi. Chiedetele di risvegliarsi, chiamatela, ridestatela, sentirete come un ribollire, sentirete un fuoco, sentirete gioia, sentirete forza, sentirete anche voglia di combattere, ma che il combattimento sia saggio nella mente e nelle azioni, non nelle violenze, perché le violenze non portano mai a nulla di buono, solo l'intelligenza può vincere questo, non abbiamo altra arma. Loro hanno tutto, armi, banche, potere finanziario, tutto, soldati, denaro. Noi abbiamo solo una cosa. Questo è poi la base di tutto. Questo. Sappiate che siete italiani, ossia italici. Sappiate che il vostro sangue discende direttamente dai pelasgici, discende direttamente da quella razza che prima fondò l'italica razza con la Saturnia Tellus, poi fondò tutte le altre, compreso l'Egitto e tutto il resto, ma prima c'eravate voi. Ricordatevelo, ricordate le vostre vecchie anime, ricordatevi perché vi vogliono attaccare, ricordate perché colpiscono tutto ciò che credete, che sapete, tutto ciò che amate, tutto ciò che desiderate, tutto ciò che siete. Ricordatevelo, vogliono disperdere completamente, sgranare completamente la cultura italica. La cultura italica è intessuta di mistero, la cultura italica è intessuta di profonda conoscenza tradizionale. Il primo attacco si ebbe molto gravemente 2020 anni fa. Ancora si sta perpetuando. Il secondo attacco si ebbe 1520 anni fa, poi si ebbe 1000 anni fa, poi si ebbe 400-500 anni fa.
Bene, dovete svegliarvi, svegliarvi, guardatevi dentro, scendete nel cuore, percepite il cuore, entrate nel cuore. Se siete interessati, domani sarà fatto anche un seminario su questo, interessatevi di questa cosa. Angelica, potete scrivere ad Angelica, grandeopera.alchemica@gmail.com. Guardatevi dentro, fatevi una domanda: veramente volete vivere così? Non penso. Se siete veri italiani e veri italici, no. Se non sentite questo, siete quelle anime furbe che si sono incarnate con idee di altri popoli, ma con corpo finto e con nome finto italico, come quelli che sono attualmente al cosiddetto comando e che nessuno mai ha votato, che vi stanno fregando.